Tutti cari amici di Fabula Storica, sono Maurizio, il vostro amico scienziato. La mia intro questa volta sarà un po' lunga, ma necessaria per capire meglio sia Vulcani che come ho strutturato la saga. Quando ero all'università, ormai diversi anni fa, e studiavamo i vulcani, non lo facevamo solo ed esclusivamente con il corso di vulcanologia, ma anche in altre discipline. In questo caso capivamo non solo la loro anatomia e le tipologia, come abbiamo visto fino ad ora, ma anche il loro ruolo all'interno delle altre discipline geologiche. Ecco, ho voluto parlare all'inizio dei vulcani e basta. In primis, per via della loro struttura narrativa, volevo prima chiarire cosa erano e come erano fatti, e solo dopo le interazioni con le altre discipline geologiche. E poi non volevo rischiare di crearvi confusione, ecco, mettendo tutto insieme, perché la geologia è molto vasta in realtà, e quindi i vari argomenti sono bene o male tutti collegati. Infatti anche nelle prossime saranno sulla falsariga di questa saga, perché prima parleremo del singolo argomento geologico e poi lo relazioneremo con il resto. In questa puntata vedremo, come da titolo, le relazioni tra le dorsali oceaniche e le altre discipline geologiche. Ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con l'episodio. Le dorsali medio-oceaniche sono dei vulcani definiti fissurali o lineari e sono caratterizzate da vulcani di tipo effusivo, ma in realtà sono molto di più. Mentre il magma risale dal mantello uscendo dalle dorsali come lava basaltica che si pone ai due lati della fenditura e si raffredda, i minerali ferrosi come la titano-magnetite contenuti nelle rocce basaltiche acquisiscono e conservano un orientamento magnetico di quel preciso momento, poi si allontana dal centro eruttivo grazie alle colate successive nelle due direzioni opposte. Questo meccanismo viene chiamato magnetizzazione termorimanente e riflette la polarità del campo magnetico terrestre di quel preciso momento. Questo processo crea delle striature magnetiche alternate e simmetriche ai lati delle dorsali, che registrano la storia delle inversioni del campo geomagnetico e dimostrano l'espansione dei fondi oceanici e la tettonica a placche. Queste anomalie magnetiche si dividono in due tipi, normali e inverse. Le bande a polarità normale hanno la stessa orientazione del campo magnetico attuale, mentre quelle a polarità inversa sono magnetizzate nella direzione opposta. Una volta che la roccia si è solidificata, questa magnetizzazione chiamata paleomagnetismo si conserva e il risultato è una serie di bande magnetiche parallele e simmetriche, con orientazioni alternate, che diventano più antiche man mano che ci si allontana dalla dorsale. Grazie ai metodi radiometrici, gli scienziati hanno potuto stimare la velocità di espansione dei fondali oceanici e l'età degli oceani. Ad esempio, la dorsale medio-atlantica ha iniziato la sua formazione durante il Giurassico, circa 175 milioni di anni fa, ed è in costante espansione ad una velocità approssimativa di circa 2,5 centimetri all'anno. Inoltre, grazie a queste anomalie, è stato possibile calcolare la durata delle inversioni di polarità, stimate attorno ai 5.000-10.000 anni, ossia ogni 5.000-10.000 anni avviene una inversione magnetica. Infine, grazie a queste rocce, è stato possibile accedere alla ricostruzione delle variazioni di intensità del campo magnetico terrestre nel corso del passato geologico, soprattutto per gli ultimi 800.000 anni. La dorsale oceanica viene definita geologicamente come margine divergente costruttivo, ma analizziamo questo termine. Margine divergente perché è un'area dove due placche tettoniche si allontanano l'una dall'altra, mentre costruttivo per il fatto che quando il magma risale dal mantello solidifica formando nuova crosta oceanica. Chiariti cosa sono, passiamo a come si originano e si evolvono nel tempo.
punto di partenza è la tettonica a placche. La litosfera terrestre, cioè la crosta e la parte più rigida del mantello, non è un guscio unico. È suddivisa in grandi placche che si muovono, galleggiando sul mantello più caldo e plastico sottostante. Quando due placche si allontanano, si apre una frattura profonda. In quel punto il mantello risale grazie ai moti convettivi e la pressione che lo teneva solido diminuisce. Il risultato è la fusione parziale delle rocce e la nascita di nuovo magma. Il magma risale lungo la spaccatura e fuoriesce sul fondo marino. Raffreddandosi rapidamente a contatto con l'acqua, forma una nuova crosta oceanica. Con il tempo, questi depositi successivi costruiscono dei vulcani sottomarini che costituiranno la dorsale medio oceanica. Ma la lava di questa dorsale non è ferma, funziona come un nastro trasportatore naturale. Il materiale appena solidificato viene spinto lateralmente, mentre il nuovo magma continua a risalire al centro. Così il fondale oceanico si rinnova costantemente e si allontana dal punto in cui è nato. Il risultato di questo processo è la nascita di un oceano. All'inizio, la separazione tra due placche genera una spaccatura continentale. Un esempio moderno è la Rift Valley africana, dove la crosta si sta stirando e assottigliando. Col passare dei milioni di anni, quella frattura si allargherà, poi si abbasserà e verrà invasa dalle acque, formerà un mare stretto e allungato, simile al Mar Rosso di oggi. Continuando a espandersi, quel mare si aprirà sempre di più, fino a diventare un vero oceano, con al centro la dorsale che lo alimenta. È quello che è successo milioni di anni fa con l'Atlantico, che ancora oggi continua ad allargarsi lentamente, separato dalla placca nordamericana, dalla placca euroasiatica e quella sudamericana e l'Africa lungo la dorsale medio-atlantica. Le dorsali medio-oceaniche, quindi, non sono soltanto la fabbrica della crosta terrestre, sono la testimonianza viva di un pianeta in continua trasformazione. Ma la storia non finisce qui. L'espansione di una dorsale è parte di un ciclo più grande. Mentre in questa zona si crea nuova crosta, in un'altra area del globo sprofonda, venendo riciclata nel mantello. È un equilibrio dinamico che mantiene in vita il pianeta. Ma di quest'ultimo argomento ne parleremo nel prossimo video. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.